Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto devo ringraziare il dottor Franco Pauletto e la direttrice del Centro Christine Erichsdotter per avermi invitato e per aver mostrato interesse, diciamo, verso le mie ricerche. Come ha detto Franco, io sto realizzando in questi anni un dottorato sul sessismo nei manuali e nei materiali in generale che si usano nella didattica dell'italiano come lingua straniera. E quello che presenterò oggi, diciamo, è un po' una sintesi, diciamo, di alcuni dati che io ho trovato nella mia ricerca e di alcune riflessioni che sono scaturite da questi dati. Se vi pare posso iniziare con la presentazione del PowerPoint. Ok. D'accordo, si vede? Beh. Allora, innanzitutto perché ho deciso di analizzare i libri di testo? Per chi insegna o apprende, diciamo, l'italiano come lingua straniera sa che il libro di testo ha un ruolo centrale nell'apprendimento. Sebbene oggi sempre più ci aiutiamo con delle altre risorse telematiche, il libro è ancora al centro della didattica, soprattutto perché sul libro si basa ad esempio la programmazione e anche gli studenti, diciamo, hanno molta fiducia nel contenuto di questo libro, però sappiamo che è necessario analizzare il libro innanzitutto da parte degli insegnanti per avere, diciamo, un panorama del contenuto del libro, perché non tutto il contenuto si adatta sempre sia alle nostre classi sia al nostro contesto. Quindi saper analizzare un libro è uno diciamo, degli strumenti propri del docente di lingua straniera. E poi io ho visto necessaria fare un'analisi di genere perché sebbene ci sono state molte analisi di genere di libri, però dei libri delle elementari, dei libri delle superiori, non era mai stata fatta un'analisi di genere nei libri di italiano come lingua straniera, come lingua italiana. Sì, come lingua straniera ci sono stati degli studi fatti in inglese, spagnolo, però in italiano non era stata mai fatta, quindi mi è venuta questa idea di farla, anche perché, diciamo, come docenti è necessario fare attenzione, diciamo, al cambiamento culturale e sociale che stiamo vivendo in questi ultimi anni, grazie, diciamo, al movimento femminista. E questo cambiamento, diciamo, tocca innanzitutto le nostre studentesse e i nostri studenti che hanno già, diciamo, fatto propri i valori del femminismo e quindi richiedono anche, diciamo, che il materiale che noi presentiamo in classe abbia una certa qualità in questo senso. E anche noi come docenti, perché dobbiamo essere, diciamo, aggiornati rispetto alle tematiche dell'attualità e io credo che il femminismo sia una di queste, per cui diciamo tutto questo è quello che mi ha portato a iniziare questo studio. Che cos'è il sessismo? Che è quello che io diciamo ho come punto di riferimento. Innanzitutto la definizione più semplice è che il sessismo è una discriminazione secondo il sesso. E quindi, d'altro lato, diciamo, il sessismo comprende qualsiasi stereotipizzazione di persone o personaggi o contenuti o personaggi, diciamo, fittizi in base alla propria appartenenza sessuale in un libro di testo. Apparentemente la definizione di sessismo è una definizione, diciamo, orizzontale che riguarda maschi e femmine o uomini e donne come si preferisce. Però in realtà, visto che il sessismo non funziona autonomamente, ma funziona all'interno di una società patriarcale e androcentrica, in realtà il sessismo funziona specialmente come una discriminazione verso le donne, verso le, i personaggi femminili, diciamo, perché l'androcentrismo stabilisce che tutti i valori associati al maschile siano più importanti e siano preferiti e si genera quindi una specie di gerarchia dove tutte le caratteristiche maschili sono preferite alle femminili. Quindi il sessismo funziona, diciamo, in questo senso, più che come un componente orizzontale. In che modo troviamo, diciamo, si applica il sessismo ai materiali didattici? Innanzitutto con l'invisibilità. Vuol dire che appunto le donne sono meno visibili rispetto agli uomini nei materiali didattici.
In secondo luogo attraverso la stereotipizzazione in cui si caratterizzano i protagonisti, le protagoniste e i personaggi che si trovano nei libri con delle caratteristiche, diciamo, molto stereotipate, appunto, che riguardano determinati elementi, ad esempio caratterizzare i personaggi femminili in un ambito domestico, in un ambito chiuso, mentre riservare l'ambito lavorativo aperto e sociale ai personaggi maschili. E un terzo aspetto è quello del discredito, no? Che diciamo che è l'aspetto meno comune fortunatamente, ma più diciamo quello che ci mette più in difficoltà, no? Come docenti e anche come studenti e studentesse. Quando si incontra nei libri, si trova un discorso, diciamo, ai limiti della misoginia, sarebbe, no? Quindi parlare, caratterizzare attraverso il discorso dei personaggi femminili in maniera negativa. Questi tre aspetti del sessismo, diciamo, io ho visto come si intersecano con le immagini, il contenuto culturale e la lingua che si trova nei manuali. Questi sono, diciamo, sono tre elementi che costituiscono i manuali, ce ne sono altri che si possono considerare. Io personalmente ho analizzato questi tre. Le immagini, perché appunto nei libri le immagini sono importantissime, ci sono alcune pagine in cui le immagini occupano tutto lo spazio, no? La cultura, perché sappiamo che la cultura italiana è uno diciamo, dei motori fondamentali per cui molte studenti e studentesse si avvicinano all'apprendimento e anche appunto occupano uno spazio importante nei nostri libri, e la lingua, perché fondamentalmente andiamo a lezione di italiano, utilizziamo i manuali per imparare la lingua, però questi tre elementi fondamentali possono essere attraversati, come ho detto, da questi elementi del sessismo, e vediamo in che modo. Iniziamo con l'invisibilità nelle immagini. Nelle mie ricerche io ho analizzato 9 manuali di italiano come lingua straniera, dei livelli A1, A2 e B1, e ho fatto un'analisi appunto della percentuale di uomini e donne o immagini miste che si trovavano nei manuali. È evidente, il risultato parla da solo: il 45% delle immagini presenti su un libro rappresentano un uomo o gruppo di uomini, mentre in seconda istanza troviamo delle immagini miste con un protagonismo maschile e femminile diciamo equilibrato, e al terzo posto diciamo immagini di donne o gruppi di donne. Quindi questa invisibilità è un dato di fatto. Qui abbiamo degli esempi, ad esempio questo è un'attività di un libro di testo che bisogna ritagliare, in cui si parla di azioni della vita quotidiana. Il protagonista è un uomo, nel secondo c'è un'altra attività di una prenotazione di un albergo, anche qui i due protagonisti sono due uomini, e nel terzo caso, che diciamo è il caso un po' più candente, è quello di un'altra attività di ritaglio in cui si parla delle professioni, e tra tutte le professioni proposte non c'è nessuna donna, tutti sono uomini che stanno lavorando, e quindi qui si interseca ad esempio l'invisibilità e la stereotipizzazione, perché si pensa che quando si parla del lavoro automaticamente i protagonisti sono gli uomini, no? Vorrei dire che in generale non è un problema avere un'attività in particolare con un protagonismo maschile. La prima e la seconda attività sono in generale, in un contesto di equità, sarebbero innocue, però in un contesto di accumulazione dove un'attività dopo l'altra hanno un protagonista maschile, diciamo che si arriva appunto a un'invisibilità dell'altro genere, no? Quindi bisognerebbe fare un po' attenzione al momento di creare delle attività che non siano sproporzionate in questo senso. Per quanto riguarda la stereotipizzazione, è un po' quello che abbiamo detto all'inizio: si tende a rappresentare le donne nel ruolo di madri, ad esempio, mentre gli uomini, anche se fanno delle attività della vita quotidiana, sono quelle stereotipicamente maschili, ad esempio lavare la macchina o farsi la barba, no? Nella seconda immagine è molto eloquente, perché abbiamo la vita quotidiana di una famiglia e la donna, diciamo, è quella che prepara la colazione, prepara il pranzo, lava i piatti, annaffia le piante, quindi tutte le azioni tipicamente di cura sono associate a quelle femminili. Invece gli uomini, che sono il padre e il figlio, si fanno la barba, tagliano l'erba, leggono il giornale, quindi questa è un'immagine molto molto esemplare, no? Di quello che è un'immagine stereotipata.
In realtà tutte le attività sono importanti, noi nella nostra giornata svolgiamo moltissime attività e sarebbe quindi ideale avere una rappresentazione equilibrata di uomini e donne che fanno di tutto, oppure se vogliamo incidere un po' di più sul messaggio positivo, rappresentare più uomini nelle attività di cura, perché è lì proprio che gli studi dicono che c'è un po' una mancanza in questo senso, no? E quindi questo troviamo molto spesso ancora nei nostri libri. Per quanto riguarda il discredito, come ho detto prima, è un elemento, diciamo, molto grave ma molto raro. Per quanto riguarda le immagini, ad esempio, io ho portato qui un esempio che sarebbe l'uso del corpo femminile sessualizzato come illustrazione per un'attività che ovviamente non ha niente a che vedere con l'immagine. Questo tipo di cose sono molto rare, questa è un'immagine che io ho trovato su Instagram così per illustrare il concetto, però diciamo l'oggettivizzazione del corpo femminile che troviamo più spesso nei giornali o nei mass media in generale, in televisione, nei libri di testo è molto molto limitata, fortunatamente, però sarebbe questo, no? Il concetto da tenere presente. Per quanto riguarda la cultura, l'invisibilità, anche qui ho fatto uno studio quantitativo solo su uomini e donne che ci dice appunto che le donne della cultura italiana rappresentate nei manuali che sono il mio campione sono solo il 17%, quindi il risultato è ancora peggio di quello delle immagini, no? Ed è un peccato perché in realtà le donne della cultura italiana sono tantissime. Se non vogliamo ricorrere alla storia possiamo ricorrere alla contemporaneità, sono presenti in tutti gli ambiti, però al momento di rappresentarle, autrici e autori del libro se ne dimenticano praticamente. Vediamo qualche esempio. Appunto l'invisibilità nella cultura. Queste sono 2 pagine di 2 manuali che io ho analizzato. Il primo parla dei grandi registi, già sono i grandi registi, il nome è al maschile, e quindi Vittorio De Sica, Luchino Visconti, Sergio Leone, Bernardo Bertolucci, ovviamente li conosciamo tutti perché il cinema italiano è anche uno, diciamo, degli aspetti culturali più apprezzato, no? Dalle studentesse e dagli studenti stranieri, però non esiste nessuna regista, quando poi nella realtà non è così. La seconda pagina è dedicata alla moda, un altro argomento molto famoso, molto apprezzato, e abbiamo di nuovo Valentino, Armani, Versace, Dolce Gabbana, Gucci, non c'è nessuna stilista nominata. Curiosamente in questa pagina abbiamo una presenza femminile, però come appunto come vedevamo prima un po' come decorazione, no? Perché la donna come modella di moda sì è molto presente, ma come stilista invece no. Per amor del vero devo dire che Prada, la casa di moda Prada, durante un periodo è stata portata avanti da Miuccia Prada, che era appunto una donna, però la maggior parte delle persone non identificano il marchio Prada con una donna, bisognerebbe essere più espliciti in questo senso, no? Quindi anche qui quando si crea un contenuto culturale bisognerebbe fare un po' attenzione a riequilibrare, no? Questa presenza portando anche appunto le creatrici di moda, le registe, appunto per fare un esempio di cose che ho trovato nei miei libri. Per quanto riguarda la stereotipizzazione nella cultura, faccio vedere anche un'immagine che illustra un po' questo concetto. Dalle mie ricerche risulta che i personaggi femminili culturali, laddove ci sono un po' sempre gli stessi, no? E parliamo esattamente di queste 2 persone che sono qui rappresentate, Laura Pausini e Sofia Loren, che sono delle persone appunto che sono quasi delle icone, dei personaggi femminili che hanno portato la cultura italiana in tutto il mondo attraverso il cinema e la canzone, quindi hanno tutti i meriti di essere presenti. Però se vediamo quali sono i personaggi maschili, vediamo che c'è un'enorme varietà. Partiamo dalla storia, da Giulio Cesare, Garibaldi, parliamo della storia più recente con Mussolini, autori di prestigio come Umberto Eco, Dante Alighieri, padre della lingua italiana, non può mancare, Roberto Saviano, che è un autore contemporaneo, parliamo di sport con Roberto Baggio e invece rimaniamo nell'ambito diciamo più dello spettacolo per quanto riguarda le donne. E anche qui
sarebbe interessante non ricadere sempre sul tipicamente femminile italiano, no? Che sono questi due personaggi dello spettacolo. Possiamo avere dei personaggi storici, possiamo avere delle scrittrici, delle sportive, no? Che adesso sono ancora... grazie ai mondiali di calcio, no? Si sta vedendo un po' più delle calciatrici, però appunto c'è una rappresentazione limitata e stereotipata dei personaggi illustri. Allora, per quanto riguarda il discredito nella cultura, anche questo fortunatamente è molto limitato, però ho portato un esempio per farvi capire di che cosa parlo. Questo è un testo tratto da un manuale che parla della storia di Anita e Giuseppe Garibaldi. Devo dire che parlare di Anita Garibaldi già è una buona notizia, perché Garibaldi, Giuseppe, è un personaggio protagonista incontrastato della nostra storia e della nostra cultura. Parlare di lei è molto raro. E quindi che il libro le abbia dedicato un testo che poi viene ripreso varie volte, quindi fa di lei un personaggio abbastanza presente, è qualcosa di positivo. Però se ci fermiamo a vedere come si parla di Anita Garibaldi in questo articolo che troviamo sul libro, io ho sottolineato in verde delle caratteristiche positive, no? Quindi si dice che lei è un personaggio coraggioso, 2 volte, che è una amazzone, che usava benissimo la pistola e che combatteva insieme a Garibaldi, tutti dati abbastanza reali. Però poi si comincia che è una sposa fedele e una madre amorevole, quindi torniamo agli stereotipi della moglie e della madre, che era una persona disperata, che era analfabeta, che era gelosissima, che obbligava il marito a tagliarsi la barba, che era tormentata dalla gelosia, che vedeva rivali ovunque, che era una donna malata e incinta che ancora insisteva a perseguitare il marito. Quindi c'è un discorso veramente negativo riguardo a questo personaggio, che in realtà è un personaggio strepitoso, veramente importante, perché è stata appunto una combattente di prima linea, no? Nel Risorgimento italiano. Bisogna fare attenzione a questo. Io un testo di questo genere sinceramente mi mette molto in difficoltà se io lo trovo nel mio libro, sul mio libro. È un testo di un giornale, come possiamo vedere, che è stato scelto, non è stato scritto di prima mano dalle autrici e gli autori del libro, ma è stato diciamo preso come materiale autentico e portato, no, al libro. Bisogna fare molta attenzione, perché parlare in questo modo di un personaggio storico quindi è un po' spiacevole come minimo. Okay? Allora, parliamo dell'invisibilità nella lingua. L'uso sessista della lingua italiana, fortunatamente negli ultimi tempi è un tema molto dibattuto tra le linguiste, gli amanti della lingua, eccetera. E quindi è stato detto molto. Io porterò in questo caso diciamo un esempio, che è quello più evidente, che è quello di invisibilizzare le donne attraverso l'uso del maschile delle professioni. Questo è un contenuto preso da Instagram e questo è stato preso da un testo, e vediamo che questo fenomeno è molto interessante, perché innanzitutto rispecchia un'incertezza che è propria della lingua italiana in questo momento. Diciamo, le esperte e gli esperti ci dicono che quasi praticamente tutte le professioni si possono declinare al femminile, non c'è nessun problema, non si attua nessuna violenza alla lingua italiana, è corretto. Dire ad esempio medica e dire ad esempio ingegnera è corretto, però le persone, diciamo, sia nell'ambito della stampa, soprattutto i mezzi di comunicazione, sono quelli che influiscono molto nell'uso della lingua, sono incerti, no? A volte parlano di medico, a volte parlano di medica, a volte parlano della medico, no? Quindi ci sono delle forme, convivono delle forme un po', diciamo, strane. E i libri sono, diciamo, un riflesso di questa incertezza, diciamo, no? Però anche noi come insegnanti, quando ci troviamo di fronte a questo tipo di proposte, siamo un po' in difficoltà. Dobbiamo insomma un po' riflettere sul tipo di modello linguistico anche che sarebbe il caso di proporre. Se si vuole fare una proposta appunto non solo progressista e femminista, ma proprio in linea con quello che dice anche l'Accademia della Crusca, non bisogna poi ricercare molto. L'Accademia della Crusca ha fatto varie pubblicazioni in cui si appoggiano, diciamo, l'uso del femminile.
però troviamo ancora questi esempi. Per quanto riguarda la stereotipizzazione, nell'ambito linguistico, questo passa per due, diciamo, aspetti. Uno è quello che si trova attraverso gli aggettivi, e sono le caratteristiche che vengono associate agli uomini e alle donne. Questo è un classico esempio di un libro di grammatica dove la donna appunto deve essere bella, però l'uomo può essere simpatico, e quindi attraverso l'uso di aggettivi come nel caso di Bella, che si riferiscono molto all'aspetto fisico, piuttosto che alla personalità, che viene più associata agli uomini. C'è un uso stereotipizzato della lingua. E poi invece il secondo esempio è un uso più del discorso, perché la lingua non è solo grammatica, è anche discorso che noi troviamo nei nostri testi, no? Nel secondo esempio c'è un esercizio che parla del calcio, e si dice che ovviamente un ragazzo italiano sogna di diventare un Baggio o un Totti, quindi un calciatore famoso. E invece se si è una ragazza si sogna di sposare uno dei divi dello sport. Quindi c'è un discorso sessista in cui è di nuovo stereotipizzato, in cui non si pensa che una ragazza possa sognare di essere calciatrice. Si dà per scontato che per una ragazza un calciatore è un uomo da sposare, diciamo, no? Quindi questo è un discorso che possiamo trovare sui nostri manuali, infatti si trova. Allora, per quanto riguarda il discredito della lingua, anche qui pochi esempi, per fortuna. Ho portato due casi. Il primo caso si parla delle cognate come un parente, diciamo, sgradevole, no? Riprende di nuovo il luogo comune del discorso della suocera, la nuora, no? Questo discorso un po' stantio che ancora si trova, un luogo comune, no? Che parla del fatto che la suocera e la nuora sono due familiari che non andrebbero d'accordo, no? Per dei motivi che non so quali possono essere. E questo testo ci parla che adesso le nuove persone odiate della famiglia sono le cognate, e dice che le cognate risultano davvero insopportabili, pettegole, invadenti, di cattivo umore, eccetera. Quindi c'è un discorso negativo, misogino, perché si riferisce appunto a delle protagoniste femminili che sono le cognate. Quest'altro è un altro uso più linguistico, diciamo, ancora degli aggettivi, un contenuto che ho preso da Instagram, che sono tutti sinonimi dell'aggettivo brutta. E io sinceramente quando l'ho visto ho faticato un po' a pensare un momento in cui una risorsa di questo tipo mi sarebbe stata utile in classe. Non so, sono parole che si sono nel dizionario, però che ci mettono un po' in difficoltà, no? Quando le vediamo tutte riunite in un'unica proposta. Allora, che fare quando ci troviamo di fronte a questa situazione che ho cercato, insomma, sommariamente di descrivere? Allora, innanzitutto io direi che degli incontri come questo che hanno facilitato Christine e Franco sono molto importanti, perché sono incontri in cui riflettiamo un po' insieme su quello che è il sessismo e come questo sessismo lo ritroviamo nelle nostre aule e nei nostri materiali. Quindi già questo mi sembra un qualcosa di positivo. E poi, diciamo, come risposta a questo, volevo parlare di due progetti a cui io partecipo, diciamo, che sono un po' come una risposta a questa situazione. Il primo è quello che nominava prima Franco, che Parliamo in Genere, che è un progetto che, diciamo, ha due ramificazioni. È un progetto che si svolge sui social, quindi su Facebook noi abbiamo questo gruppo, che è un gruppo diretto maggiormente a docenti. Appunto siamo tutti docenti di italiano come lingua straniera nel mondo, e in questo gruppo, diciamo, noi condividiamo i materiali sessisti che troviamo nei nostri libri o sulle reti sociali. Infatti alcuni di quelli che ho presentato oggi sono state delle proposte appunto che abbiamo trovato nel gruppo. Condividiamo articoli, contenuti per riflettere appunto sul tema del sessismo nella lingua, soprattutto condividiamo eventi che ci possono aiutare come docenti ad avere un po' una formazione maggiore, no? Ad acquisire maggiore sensibilità
su questo tema. Poi c'è una parte di Parliamo in Genere che invece si trova su Instagram, e questa è una parte che diciamo curo principalmente io, un po' come parte della mia tesi, no? Diciamo, condividere un po' i contenuti che studio, che trovo e che mi sembrano interessanti. E la parte Instagram, diciamo, ha tre aspetti. La prima è una riflessione linguistica in cui cerco di visibilizzare o di riflettere un po' sul sessismo della lingua. Questo è un esempio che ho portato, un post che ho pubblicato l'altro giorno sulle donne nello sport, no? Come abbiamo visto che è uno degli ambiti dove si fa un po' fatica a nominare le donne. Quindi esiste la parola calciatrice, esiste sollevatrice di pesi, se qualcuno avesse dei dubbi, tutte le parole delle funzioni sportive esistono. Quindi c'è una parte linguistica, appunto, c'è una parte in cui parliamo di donne nella storia, soprattutto diciamo, il pilastro fondamentale è un po' quello delle donne che per prima volta hanno fatto qualcosa, però l'esempio che porto oggi è un esempio di un'attività che io ho fatto con una mia classe di livello C1, perché nel nostro libro c'era un capitolo dedicato alla storia della musica, che è anche un altro, diciamo, argomento fondamentale della cultura italiana. E ci siamo resi conto, abbiamo riflettuto sul fatto che non si nominava nessuna compositrice. Quindi come parte propositiva della lezione, le mie studentesse e i miei studenti hanno fatto delle ricerche per vedere dove erano le compositrici nella storia della lingua italiana, e poi loro hanno fatto proprio dei post. Hanno elaborato appunto questo post con la notizia, diciamo, in risalto, e poi c'è il post è accompagnato da un testo che loro hanno scritto in cui si, diciamo, individuano i momenti fondamentali della vita, ad esempio, di Barbara Strozzi, che è una delle compositrici più importanti. La terza parte della proposta è una proposta di risorse. In questo caso ho portato un esempio che è Filosofem, che è una pagina gestita da giovani filosofe italiane, che parla ad esempio delle donne nella filosofia, o loro stesse sono creatrici di filosofia, perché riflettono sui temi dell'attualità. Però ci sono moltissime risorse, podcast che parlano appunto che hanno una prospettiva femminista su diversi argomenti, o pagine web. Questo può aiutare non solo studentesse e studenti a interessarsi di contenuti in lingua italiana con un'ottica, diciamo, femminista, ma anche a noi docenti, perché ad esempio da una pagina come Filosofem possiamo prendere un testo, no? E siamo sicuri che questo testo sia in un certo modo libero magari di sessismo. Quindi queste sono diciamo, le tre linee di pubblicazione che faccio sul mio profilo Instagram, e che rispondono un po' a quello di cui ho parlato nella prima parte. Un altro progetto a cui partecipo, questo è un progetto plurale, si chiama Progetto Più Donne, ed è un progetto che è nato nel febbraio del 2020, proprio prima della pandemia, non ci ha preso per poco, durante un corso di formazione che io e altri docenti, diciamo, di tutto il mondo abbiamo realizzato nel campus Magnole di Castelraimondo, che è una scuola di lingue che fa anche formazione per i docenti. Ci siamo riuniti in questa occasione e una delle nostre attività era presentare un'attività didattica attività didattica o unità didattica che avesse come protagonista una donna della cultura italiana, contemporanea o della storia. E quindi è stato un incontro veramente molto interessante, perché tutti hanno portato protagoniste femminili, alcune delle quali non conoscevamo, e abbiamo avuto modo di conoscerle in profondità, e abbiamo un po' fatto quello che manca nei nostri libri: creare attività con un protagonismo femminile. Ho portato qui qualche esempio. La prima attività è quella che ho fatto io, dedicata a Alfonsina Strada, che è la prima donna che ha partecipato al Giro d'Italia. Stiamo parlando del 1924. E poi porto ad esempio quella di una mia collega che ha fatto invece l'attività su Ilaria Alpi, che è una giornalista che è scomparsa in tragiche circostanze in Somalia,
e quindi che lei ha voluto ricordare, diciamo. Quindi ci sono protagoniste della storia, protagoniste dell'attualità, di tutti gli ambiti, dello sport, della letteratura, eccetera. Quindi è molto interessante. Il progetto Più Donne è un progetto aperto perché tutte i docenti e le docenti di italiano come lingua straniera che vogliano partecipare possono scriverci attraverso le nostre reti sociali e proporre un personaggio femminile e realizzare un'attività intorno a lei. Nelle nostre reti sociali noi abbiamo sia Facebook sia Instagram, presentiamo attraverso una serie di video quali sono i nostri personaggi e poi nel nostro blog mettiamo a disposizione di tutti le attività che realizziamo. Quindi anche come studenti e studentesse si può accedere alle attività didattiche e svolgerle praticamente, no? Perché sono lì a disposizione. Ed è un progetto molto bello, ancora attivo, con una comunità di docenti che si allarga ogni giorno, diciamo. E con questo mi fermerei qui, perché ho parlato anche troppo. E vi ringrazio moltissimo della vostra attenzione.